Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Oggi il tempo è decisamente migliore rispetto a ieri, speriamo che rimanga così almeno tutto il giorno e quindi abbiamo deciso di andare a fare una camminata in un vulcano spento che si chiama Passo Choa. Siamo arrivati al Secret Garden e per il momento c'è anche il sole, quindi speriamo che si mantenga. Una ragazza simpatica come due dita negli occhi ci ha detto che non potevamo andare perché si può andare solo con la guida e la guida partiva alle 8, noi siamo arrivati alle 8:15, quindi ha detto niente, non ci potete andare. Poi è andata a chiedere non so cosa a un suo collega e mi ha detto parla con lui. Ho parlato con lui e mi ha detto sì, non c'è problema, basta che pagate l'ingresso, che lo sapevamo già, quindi nessun problema. E quindi adesso ci prepariamo perché la prima ora è piena di fango, ha detto. Quindi ha detto che bisogna mettersi questi. Ancora una volta usiamo i nostri stivali da pioggia. Però ci dobbiamo portare dietro anche gli scarponcini da trekking perché dopo questi. Esatto. Perché dopo la prima ora dove ci sarà solo fango, invece a quel punto diventa più difficile camminare, mi ha detto, con gli stivali, quindi lasceremo lì gli stivali e andremo su verso la cima con gli scarponcini da trekking. Ci prepariamo e andiamo. Siamo super carichi, ma carichi anche per fare questa salita. Se riesco a uscire qua, teniamoci questa, qua profondi di brutto e ci teniamo un po' qua e facciamo così, per forza. Ok, quando sei lì aspettami che magari mi dai la mano, che mi tiri. Scusa, direi che servono. Eh sì. Avevamo già un dubbio, ma dopo 10 metri ce ne sono tolto. La salita non è particolarmente pendente, però siamo a 3500 metri e quindi l'aria è più rarefatta e iniziamo a sentire la differenza nella respirazione. Allora, deduco che da qui finisca il fango perché, come ci avevano indicato, qua si lasciano gli scarponi e riprendiamo al ritorno. Ok, quindi e facciamo il cambio anche noi. E ci mettiamo gli scarponcini a trekking. Abbiamo già incontrato 3 ragazze del gruppo che è partito alle 8 che sono tornate indietro. Non so se perché sono stanche, perché è difficile o perché più avanti magari piove già. Siamo quasi a 3800 metri. Qui incontriamo una sorta di strada, comunque un pezzo molto pianeggiante e ci fa piacere. Adesso andiamo leggermente in discesa e poi ci sarà lo stacco finale per arrivare in cima. Allora, lo so che non è una cosa bella da vedere, ma è fresca, quindi... Questo è puma, Questo è puma matematico, ci sono tutti i pezzi di pelo, ossicina, di ossa pelo, e poi così dentro. grossa può essere solo puma. Sì.
allontanati pure. 4.002 metri. Se smette di piovere proseguiamo, se no torniamo indietro. Speriamo che smetta di piovere e andiamo avanti. Se continua così torneremo indietro, anche perché ci sono le nuvole e non si vede poi nulla. Non si vede niente. Siamo arrivati a 4.000. Sarà 4020 più o meno. 4.020 metri. Sì. Probabilmente dovevamo arrivare là. Si vede qui dietro di noi. Però piove, C'è fa nebbia. freddo, c'è nebbia. Esattamente. Come si vede, si vede benissimo che sta salendo anche la nebbia, perciò anche se ci fossimo presi il tempo per andare su, probabilmente poi non avremmo visto nulla. Qui scendere è un casino perché è tutto fango e si scivola, che è un piacere. Si è alzata anche in vento, sei contenta? No, mentre scendevamo ha continuato a piovere abbastanza copiosamente. Adesso invece c'è una pioggerellina fina e quindi col senno di poi abbiamo pensato, chissà, avremmo forse potuto aspettare su, prenderci magari ancora 10 minuti di acqua e forse riuscire a proseguire fino alla fine. Quel piccolo raggio di sole è sparito subito e ha ripreso di nuovo a piovere come prima. Oltretutto, dove eravamo prima è scesa già abbondantemente anche la nebbia, quindi probabilmente là in cima non si vede più niente. Comunque quando si fanno delle escursioni e piove è una menata. Sempre, a tutte le latitudini e a tutte le altitudini. Un circo, per cambiarsi? Sì, è veramente. Babbo Natale, col sacco. Babbo Fango Natale. No, veramente, comunque anche i pantaloni erano in una condizione pessima, Comunque la cosa che adesso associo di più all'Ecuador è la parola fango. Dovunque. Qua. Poi qui bisogna per forza affogare in qualche modo. Così. E ce l'abbiamo fatta. Parla per te, io sono ancora qua, in mezzo alle sabbie mobili. Questi sono i miei scarponi. Un consiglio per chi deve fare questo sentiero: proseguite, fatelo tutto con gli stivali. A noi ci hanno consigliato dopo un'oretta di cambiare, mettersi gli scarponcini da trekking e lasciare gli stivali, ma non c'è nulla di impegnativo a livello di passo, no? Di tecnico, quindi per cui, contando il fango che c'è, la pioggia continua e insomma eccetera eccetera, consiglio di tenere gli stivali ai piedi, anche se non so come siano gli ultimi 100 metri per arrivare alla vetta. Magari lì poi diventano indispensabili gli scarponcini, ecco, però piuttosto magari te li porti dietro e te li levi quando veramente non si può più seguire con gli stivali.
Stiamo tornando dal trekking al Paso Choa e ci siamo scordati di dire una cosa importante. Il punto di partenza è presso il resort Secret Garden. Si può andare lì, lasciare l'auto e iniziare il sentiero. E anche se non si è ospiti del resort stesso, bisogna solo pagare una piccola quota per poter accedere e lasciare l'auto, ovviamente.